Ecco, visto, sono tornato, in realtà me ne sto andando via perché le gare sono finite e adesso posso rilassarmi e parlare con voi con calma di com'è andata, di quello che ho fatto in questi 3 giorni. Come possiamo sentire tutti quanti, ho una voce rauca e bassa perché a parte urlare durante le varie performance ho anche tifato un sacco per credo tutti i paesi perché sono tutti davvero molto bravi e mi piace un sacco far parte di questa grande famiglia. Oh, ma guarda chi c'è! I will introduce you in Italian. Okay, so, for sure. Sono qui con Dorocha, correct? Perfect. Miss Kiss Wushu on Instagram. Quindi seguitela su Instagram perché fa delle cose incredibili, è molto fotogenica e l'abbiamo vista in queste gare davvero contro delle leonesse e lei si è difesa molto bene, quindi davvero molto brava. Thank you. Now here, great vibes, great competition. Great, thank you. Dorocha, se mai verrai in Italia, dopo te lo rispiego, after I will tell you in English. Se mai verrai in Italia sei invitatissima a Milano perché ci alleniamo insieme, sarà fantastico, quindi se vuoi unirti a noi, noi ti alleneremo come mai. Ok, adesso ci facciamo una foto. Ok, adesso devo correre perché sono in ritardo, perché diciamo che Dorocha mi ha tenuto un po' troppo perché si è messi a parlare di un sacco di cose, quindi adesso devo correre che mi stanno aspettando al pullman. Scappo! Moments later. Ok, siamo riusciti a prendere il pullman in treno, prendere in tempo il pullman e qui con noi sul pullman che sta dormendo c'è un'altra Daria. Questo campionato è stato pieno di persone, siamo Dario, Daria e lei è, signori, una delle poche occidentali che sa fare il gainer con Tornado Gainer atterraggio di EV con tutte le forme, mani nude, spada, bastone, qualsiasi, lei lo fa, occhi chiusi, infatti adesso sta sognando di farlo secondo me. Alfonso, come ti senti adesso che sei andato in Mondovisione? Comunque mi ruberanno il mio lancio perché hanno messo la slow motion, me lo ruberanno tutti quanti. E io voglio il copyright. Dai, non fare così, te lo ruberò anch'io nel prossimo video su Instagram. Quando sto scappando la lancia mi sono allungato tipo tantissimo. Non so se succede a te anche questa cosa, a me tipo quando capitano queste cose mi si rallenta tutto. Sì, e riesco a controllare ogni singolo movimento. È una sensazione stupenda. Tipo i giri che dici no, non lo sto perdendo, però riesci a vedere tutto il rallentatore per correggerlo nel momento. Sì. Fantastico, giusto i poteri del computer. One nap later. Hanno appena svegliato la mia amica Daria, quindi la buonanotte non è servita. Nel caso mi dispiace di averti, non ti ho preso in giro, però ti voglio un sacco di bene, quindi ti do un abbraccio, non uccidermi se mai vedrai questo video. Un grande abbraccio dall'Italia. The next morning. Oggi si mangia nel primo. Vedi già, no. Magico. Già barbetto, sì. Oh, adesso che ho finito le gare posso finalmente sfondarmi di triangolini al curry e pollo, non quel pollo purtroppo, in mezzo a tutta questa bella gente e posso guardarmi come si deve il campionato mondiale di Wushu e guardare tutta questa bella gente che fa delle cose bellissime. E tra l'altro c'è un'altra Daria. Niente, questo mondiale pullula di gente che si chiama Dario. Noi Dari conquisteremo il mondo. Ciao! Un applauso per i Dari! 1号裁判萨尔瓦
波、卡梅洛、阿尔巴格洛、意大利。 Ben ritrovati amici sportivi, siamo nell'ultimo giorno di gara qui all'incredibile Palasport di Shanghai. Si stanno disputando le ultime competizioni. Oggi sono senza voce perché ho urlato troppo in questi giorni. Lo sentirete più silenzioso. Vediamo oggi, adesso stiamo vedendo il femminile Nangun. 2 hours later. Qui con noi c'è Tang, ci abbiamo Wang e Shi. Fantastico trio americano. Incredibile, si fanno il tifo a vicenda, sembra una barzelletta. Ma Wang, ma che maglietta ti sei messo? Ma ti sembra il caso? Sei un mondiale e tu metti la maglietta dei Pokémon. Io almeno durante il mondiale ho sempre indossato la maglietta di Dragon Ball. Ma poi manco fosse un Charizard o un Gyarados. Guarda, avrei accettato anche un Psyduck o un Magikarp. Ma gli Unknown, ma che significa? Ma chi sono gli Unknown? Che c'è scritto lì? Ma che anzi no, te lo scrivo con gli Unknown così sei più contento. Ma quello è Jackie Chan! E dopo invece per il gran finale abbiamo i Dulien. Non vedo l'ora di commentare in futuro queste gare. Rimaniamo sintonizzati. 3 hours later. Quelli laggiù sono Bu e Shu. I nomi li ho inventati io, mi sembravano azzeccati. E sono le mascotte del mondiale. E ovviamente sono due imbecilli. Bu ancora se la cava, fa qualche tecnica interessante. Ma Shu è proprio uno scemo. Qui in un posto d'onore un po' VIP, un fantastico duo, Antilla e Guidetti. E vediamo adesso i Dulien, uno degli eventi più chiassosi della storia. It was at this moment that he knew he fucked up. A few moments later. Quello che avete appena sentito era il tipico suono del tifoso clamoroso del Sandà. È un tipico cinese, però non lo facciamo vedere se no ci denuncia. Quindi era un rutto, era una scorreggia, era un raschiamento. A voi i pareri, scrivetelo sotto nei commenti, fatecelo sapere in numerosi, grazie. Possibilmente medici esperti, prottologhi. Forever, om e merda. Questa è la zona di riscaldamento del Sandà, che noi non useremo. Non l'abbiamo mai usato, mai abbiamo visto, ma l'abbiamo vista adesso. Bella, molto bella. È duro? Sono pugile! Stiamo ufficialmente dicendo addio a questo palazzetto, anche se è diminutivo dire palazzetto di fronte a cotanta struttura. Adesso si va in albergo a fare l'ultimo pranzo di questo soggiorno. L'ultimo piatto di oggi credo che mi farò fare tutti e tre a turno. Il convito di Asterix!
molto meglio così. L'appetito c'è, io mi sento come un re. Siccome ero molto indeciso sul secondo piatto, ho deciso di farmeli fare tutte e due. Hai paura di ingrassare, fai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per 3 finché l'appetito c'è. Sono indeciso su quale mangiare prima. Quando si sveglia alle 3, al cominciare del dì, non beve latte e caffè, ma un cinghialetto in salmì. Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. Non mi importa se tu non pensi a me, quando l'appetito c'è. Se hai paura di ingrassare, fai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per 3 finché l'appetito c'è. Gli ossi di Ercolino. Per chi se lo stesse chiedendo, la risposta alla domanda perché hai mangiato tutta quella pasta è semplice. In questi giorni abbiamo riso abbastanza, quindi adesso basta. Pasta. Adesso vado in stanza a fare i bagagli perché stasera si parte e c'è da rifare il tubo. Un tubo per tutti e tutti per il tubo. Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Momenti indimenticabili. Art Attack. Allora, in poche parole, quello che abbiamo fatto è stato mettere tutti i nostri acquisti, che vedremo in un video a parte se arriveranno mai in Italia, in questi 2 tubi. Poi abbiamo messo le armi con cui siamo arrivati qua, quelle di legno, come scudo protettivo attorno alle armi più fiche, e poi abbiamo messo qua dentro le custodie con una spada, anzi no, 3 spade, 2 di Francesco e una quella che ho portato che è di Arturo. Poi tutto verrà avvolto con del pluriball, scotchato con tanto scotch da pacchi e incartonato con del cartone dell'Ikea o dell'Leroy Merlin a seconda da dove arrivi. Scotch sul piede, Francesco che fa views. Se ti lascio questa roba qua, è troppa? No, è bellissima. Sì, sono molto sicuro. Abbiamo finito di impacchettare quello che sembra il pacco più bello della storia. Are you sure about that? Cioè non ci possono dire che non sembra un pacco unico. Non l'abbiamo scocciato qui. Come sei pignolo. Porti qua la bilancia, facciamo una prova a peso. È qui. La bilancia è qui. Sto pacco, che si chiama Rocco, pesa 19 kg. 8:01 p.m. Gli altri sono saliti su in camera a finire di preparare le valigie, io invece sono stato previdente e le ho già preparate, quindi mi concedo l'ultima cena qui all'albergo Les Sian Hotel e per me saranno degli udon semplici con calamari. Buon appetito! Come si può vedere dalle immagini, la zona ristorante è un po' deserta perché tutti sono andati a vedere la cerimonia di chiusura. Invece ho l'aereo molto presto e quindi non faccio in tempo né ad andare né a tornare a vederla. Oh mannaggia! Vabbè, almeno il cibo. Oggi la scelta non era molta tra i piatti offerti, quindi ho deciso anziché replicare e triplicare le porzioni al brodo di spaghetti, ravioli, ho detto ma sì, facciamoci un altro piatto di udon come quelli all you can eat. Ma siccome faccio schifo, mi sono preso altre 2 ciotolone di spaghetti in brodo. Ho finito di mangiare, adesso torno in stanza perché devo portare giù le valigie e fare il check out. Ok, allora io non so voi, ma a me camminare per questo corridoio tutto silenzioso ricorda vagamente Shining. Fammi entrare, fammi entrare, fammi entrare! È arrivato il momento di prendere Rocco il tubotto. Ok, let's go. Passo.
Cadenza! È sempre un bel viaggio quando lo fai con un amico e un tubo sulla spalla. L'importante è non avere un tubo sulla palla. Adesso dovremo inclinarlo. Vai, vai. Ma qual è il culo e qual è la testa? Spero che non sia il culo della muffetta. Il campionato del mondo di Wushu è diventato campionato del mondo di Tetris. Abbiamo appena superato il controllo spiegando che facciamo Wushu e quindi per ora tutto bene. Vediamo adesso di passare il secondo controllo e ci siamo. Portiamo tutti i bei regalini a casa. 10 seconds later. La fila inizia a non scorrere più. 75 years later. Allora, il pacco l'abbiamo lasciato qua e ci hanno detto che arriverà il loro staff a prenderlo. Noi ce l'abbiamo qui, abbiamo anche i codici. Questi sono i nostri codici. Quindi nel caso non dovesse arrivare lo cercheremo in capo al mondo e se lo trovate vi prego rimandatecelo, speriamo di vederlo a Malpensa. E rieccoci in fila. Abbiamo trovato il gate, ma siccome non c'era niente per rilassarci, era tutto molto spoglio, stiamo risalendo le scale. È il momento, schiaffo la telecamera. Appena la cinta. Stiamo salendo le scale per rilassarci un po'. Mentre gli altri fanno la fila da Burger King, mi hanno dato il compito di fare la cura ai posti e ai bagagli. E qui accanto a me è seduta una fan di Pikachu e dei Pokémon. E belle amicizie. Tanto taglio, potete insultare, qua metterò una musica allegra. Di gioia. Censurato. Di ritorno ma non soddisfatti. Antilai, recensione di questo panino? Non è soddisfacente. Era quello che volevi? No. Intanto volevamo un altro panino. Ovviamente. Mi sono anche appena ricordato che non ho fatto un resoconto di questa gara. Molto probabilmente chi ha aperto questo video l'ha fatto più che altro per questo e non gliel'ho ancora fornito. Quindi se mi date qualche secondo ancora salgo sull'aereo e appena ho un attimo di pace parliamo con calma in un luogo un pochettino più tranquillo, meno frenetico, ad alta quota soprattutto. 12 o'clock midnight. Sarà che è mezzanotte o sarà che abbiamo fatto già troppe code, però io mi siedo. A few inches later. Ok, eccoci qua. Io non so neanche se si sente perché l'aereo sta volando e è per questo che mi trovo in questo bagno. Sono seduto, però non sto facendo niente. Il bagno usato come confessionale. Di che si parla? Si parla della gara. Come è andata, cosa è successo, in breve, perché poi la gara nello specifico vorrei farci un video a parte, più che altro per quanto riguarda la mia gara. Iniziamo. Cosa è successo? Intanto c'è stata la cerimonia di apertura dove c'è stato Jet Li ed è stato bellissimo e fighissimo da vedere. Tutto molto bello, molto in grande è stata come vedere la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, però in formato piccolino e solo di Wushu, quindi stiamo parlando di qualcosa di incredibile. Andiamo avanti. Primo giorno di gara, io ho gareggiato alla sera, ho avuto tutto il giorno per godermi anche le gare delle altre nazioni e quindi ho visto anche la squadra italiana che comunque ci siamo comportati molto bene a queste gare. E quella sera ho gareggiato con le mani nude, forma coreografia senza armi. Il giorno dopo ho fatto Rangoon, bastone del sud, sempre alla sera. Ho avuto ancora tutto il giorno per godermi le gare, rilassarmi, decisamente molto
molto bello da fare, concentrati solo su una gara ogni giorno, non è stressante come doverle fare tutte quel giorno. E invece il giorno dopo, il terzo giorno con Nandao, la sciabola del sud, sono partito alla mattina, però una volta aver finito tutto quanto ho avuto un giorno intero di gare per rilassarmi. Questo era in breve quello che è successo. Poi ci siamo divertiti un sacco, siamo andati in giro, ho visto un sacco di belle facce, ho conosciuto un sacco di bella gente sia dal vivo che non avevo mai visto, sia che conoscevo già. È stato bello abbracciarvi, quindi vi riabbraccio. Ok? Anche chi magari non ho avuto modo di parlare, mi dispiace, perché avrei tanto voluto passare anche del tempo con chi non ho parlato. È stato veramente bello e emozionante soprattutto. Poi cos'altro dire? La zona del riscaldamento era bellissima, era piena di gente incredibile che provava delle cose assurde che però non portava in gara, quindi era soltanto guerra psicologica. Una cosa che mi dispiace invece, non sono riuscito a usare la zona training dopo le gare, che mi sarebbe piaciuto fare qualcosina in più, però ho avuto degli ottimi stimoli per provare anche cose più difficili, infatti non vedo l'ora di tornare in palestra ad allenarmi. Ho anche avuto modo di vedere come si comportano le altre squadre, o meglio le squadre quelle che hanno una sorta di leggenda metropolitana, ovvero Russia, Iran, Cina, Ucraina, tutte quelle nazioni che lo Stato gli paga per essere atleti. Ed è vero, pagano un sacco, sarebbe davvero bellissimo vivere come loro, o meglio, un po' una grossa parentesi, sarebbe bello avere uno stipendio come atleta, però vivere in Italia. A proposito di Cina, parliamo un po' della squadra cinese. Sono forti? Terribilmente forti. Sono inarrivabili? Per ora sì, ma ci si arriva. Cosa è successo però alla squadra cinese? Nel femminile del Changchuan, quindi nello stile del nord, una ragazza cinese non ha preso una medaglia d'oro. Cosa vuol dire questo per la Cina? Che quella ragazza non ho idea di cosa le capiterà in questi giorni. Nel corso delle giornate di gara però ha dovuto gareggiare fino a quando non ha guadagnato una medaglia d'oro, perché la Cina fa così: un atleta si iscrive in 3 categorie, prende la prima medaglia d'oro, le altre 2 si ritira e lascia prendere gli ori agli altri. Grazie, apprezziamo, ma io non lo apprezzo. Io voglio che il cinese mi faccia il mazzo, perché voglio vederlo, voglio vedere quanto è bravo e voglio misurarmi, voglio vedere quel metro di misura con lui in tutto. Però capisco anche come logica, così come non capisco la logica di far vincere apposta qualcuno. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. E questo è quello che è successo. Medaglie politiche. Come in questo caso nella categoria Nandao. Tu sei arrivato terzo, ma vabbè, tanto non sai fare manco il saluto. Ma tu, Bolo, tu meritavi il primo posto, tu meritavi la medaglia d'oro. Dai, anche lui lo sa, si vede com'è imbarazzato. Lo sa che Bolo meritava l'oro. L'oro! Hashtag l'oro per Bolo, col punto esclamativo. Altro che mordere la medaglia. Bolo starà pensando: adesso mi sale il Tyson e vi do un morso all'orecchio che mi prendo l'oro e il bronzo e tutto il resto appresso. Tutto mi prendo, in un sol boccone, tutto! Ho apprezzato però il senso logico che ci sta dietro, perché comunque c'era nazioni come l'Indonesia che se vanno bene alle gare prende delle sovvenzioni dallo Stato, e quindi hanno detto: beh, facciamoli prendere almeno una, e poi sono diventate 2 medaglie d'oro. Detto questo, adesso torno a sedermi. Appena arrivata la cena non posso parlare tanto, quindi parlerò a bassa voce. C'è del, credo, pollo con patate, questo non ho idea di cosa sia, della tapioca, qui c'è dell'insalata e grazie al cielo, perché erano parecchi giorni che non mangiavo della verdura, almeno verdura cruda, del pane. È tipo uno spuntino di mezzanotte, credo. Va bene. Ho appena scoperto che questa cosa bianca è tofu. Meno male.
3:28 a.m. Ok, abbiamo chiesto alle hostess se mi facevano fare una certa cosina e mi hanno detto di sì, quindi adesso la facciamo. Gli hostess mi hanno permesso di fare un backflip sull'aereo. Adesso siamo più o meno nella zona di Mosca, ad un'altezza di circa 11.580 metri. Mi sento di dire che potrebbe essere il backflip più alto della storia. Paradossale, il mio più basso di sempre. Adesso ci portano la colazione, abbiamo del porridge venuto molto male, le uova con una salsiccia, broccoli, pomodori e quelle credo siano delle crocchette di patate, yogurt alla pesca, quello credo sia del budino, sì, sembra budino, un occhio, potrebbe essere un uovo, di cioccolato spero, un bombolone, dei cracker. Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. E mi importa se tu non pensi a me quando l'appetito c'è. Se hai paura di ingrassare. Siccome questo pseudo porridge era davvero pessimo, ho provato a mettere il budino dentro e adesso mischio, vediamo se migliora. Fai a meno di mangiare, non pensare a me, mangerò per tre finché l'appetito c'è. La colazione di Obelix. Quando si sveglia alle 3, al cominciare del dì, non beve latte e caffè, ma un cinghialetto in salmì. Non è stata una delle migliori colazioni, questo era particolarmente strano. La parte salata era molto buona, il porridge ho dovuto correggerlo con il budino, il classico budino cinese nero. Questo è un bombolone e magari mangio più tardi. Torno a dormire. Invece no, volevo aprire il bombolone per capire se fosse alla crema. Ho scoperto che dentro c'era dei fagioli dolci. Mi sono appena reso conto che non ho spiegato il motivo del titolo di questo video, quando poi ci sono scatarrate incredibili. Il titolo del video di questa raccolta, di questa rubrica, si chiama Journey to the Best, in onore di un certo programma, una certa leggenda, mitologia cinese, un romanzo in realtà, un po' tutto. Faccio vedere. Si chiama Journey to the West, che è la storia del re delle scimmie Sun Wukong, da cui è stata ispirata poi tutta la storia di Dragon Ball. Qua possiamo vedere che c'è Oolong, dovrebbe essere uno spirito maiale come Oscar, cambiava aspetto. Sun Wukong, che invece è il re delle scimmie, è traducibile è esattamente Goku, cioè Son Goku, Sun Wukong, si scrivono anche nello stesso modo. Questo dovrebbe essere il monaco a cui Sun Wukong deve la vita e quindi fa di tutto per proteggerlo, ed è il gigante delle tartarughe, anche se non ha niente a che fare con lui, non è un bricconcello. E invece questo qua è uno spirito blu che potrebbe essere riassociato tranquillamente a Bulma. Quindi ecco svelato il motivo del titolo, perché si chiama così, perché volevo un viaggio verso diventare il migliore, un po' richiama l'idea di Journey to the West, una bella storia, lascio in descrizione qualche dettaglio più approfondito. Mi sembrava giusto dirlo adesso che stiamo per arrivare e il video sta per arrivare agli sgoccioli, meglio tardi che mai. Siamo atterrati, andiamo a prendere i bagagli e il tubo. Fa che ci sia, fa che ci sia. Stiamo cercando di capire se arriverà piegato verso il basso, verso l'alto, a V, a X. Speriamo che arrivi dritto. L'attesa si fa snervante. E voilà, è arrivato. Sembra di vedere Bear Grylls quando sta aprendo il cammello per dormirci dentro la notte. Il boss vi invia bene.
Tanta fatica per farlo.我种下一颗种子，终于长出了果实，今天是个伟大日子。摘下星星送给你，摘下月亮送给你，让它每天为你升起。变成蜡烛燃烧自己，只为照亮你，把我一切都献给你，只要你欢喜。你让我每个明天都变得有意义，生命虽短，爱你永远不离不弃。你是我的小呀小苹果，就像天边最美的云朵，春天又来到了。